Abbiamo finora guardato la storia di Gesù secondo il racconto tratto dal Vangelo di Luca, che inizia con la venuta di un re inusuale nato in condizioni umili, nella povertà. Abbiamo poi visto Gesù come maestro e profeta. In lungo e in largo per Israele esortò ad adottare uno stile di vita radicale, in cui i nemici diventano amici, ci si prende cura dei poveri e le persone incontrano il perdono per i loro fallimenti. Gesù viaggiò di città in città, invitando le persone a seguirlo e a vivere nel regno di Dio, un regno governato da principi e valori sottosopra. Gesù fece inoltre molti segni e miracoli. Per questo motivo tanti israeliti speravano che Gesù liberasse Israele dal giogo del governo romano e che stabilisse un nuovo regno di pace e giustizia. In breve, che portasse il regno di Dio sulla terra. Anche i leader religiosi di quei tempi speravano nella venuta del regno di Dio, ma per loro il messaggio di Gesù costituiva piuttosto una minaccia. Questo perché speravano di ottenere prestigio e potere nell'avvento di questo nuovo regno. Gesù aveva infatti chiaramente detto che il regno di Dio appartiene ai poveri e agli emarginati e che il vero potere consiste nel servire gli altri con amore. Il conflitto si intensificò ancora di più quando Gesù, allora a Gerusalemme, sospese i sacrifici del Tempio e accusò i leader di Israele definendoli come una banda di ribelli. Per tale ragione avevano arrestato Gesù e lo avevano consegnato alle autorità romane con l'accusa di essere un re ribelle. Gesù fu condannato, nonostante la sua innocenza. Fu condotto fuori dalla città e messo a morte con false accuse. Arriviamo dunque alla sezione finale del Vangelo di Luca. Un leader religioso di nome Giuseppe si era opposto all'esecuzione di Gesù ed era riuscito a farsi consegnare il suo corpo in modo da poterlo seppellire in una tomba vicina. Alcuni giorni dopo, alcune donne che avevano in precedenza servito Gesù si recarono alla sua tomba e la trovarono aperta e vuota. Le donne incontrarono delle figure misteriose che dissero loro che Gesù era vivo. Le donne fuggirono via, terrorizzate. Nessuno credette alle loro parole. Come poteva essere vivo? Tutti lo avevano visto morire. Intanto, appena fuori da Gerusalemme, 2 seguaci di Gesù stavano lasciando la città, diretti verso una cittadina di nome Emmaus. Sono tristi e confusi per via dei recenti avvenimenti. In quel momento Gesù appare e comincia a camminare insieme a loro, ma non lo riconoscono. Che strano. Perché non lo riconoscono? È un'immagine insolita, ma significativa per Luca. Per qualche ragione questi uomini erano impediti dal riconoscere Gesù. E così Gesù chiede loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» E questi cominciano a parlare proprio di Gesù, un profeta potente che si aspettavano salvasse Israele, ma che al contrario era stato giustiziato. Alcune donne avevano detto che era vivo, una pazzia. Era davvero troppo per loro. Se ne stavano tornando a casa. Così Gesù prova a spiegare che le scritture ebraiche avevano predetto tutto ciò sin dal principio. Israele aveva bisogno di un re che avrebbe sofferto e che sarebbe morto come ribelle al posto dei peccatori. Il re sarebbe poi risorto e a quel punto avrebbe potuto dare la vera vita a coloro i quali l'avrebbero ricevuta. Ad ogni modo i seguaci continuano a non capire. Sono più confusi che mai. Il che ci conduce alla scena in cui si siedono a mangiare con Gesù. Gesù prende il pane, lo benedice e lo spezza, dando un pezzo a ciascuno, proprio come aveva fatto durante l'ultima cena. Chiaro, è il simbolo del corpo flagellato di Cristo, della sua morte sulla croce. Ed è proprio quando prendono in mano il pezzo di pane che i loro occhi si aprono per vedere Gesù. A quel punto egli scompare e l'episodio si conclude. Questa storia ci insegna quanto sia difficile vedere Gesù per ciò che è realmente. È geniale. Com'è possibile che il potere regale e l'amore di Dio si rivelino tramite la morte umiliante di quest'uomo? Com'è possibile che un uomo di umili origini possa diventare il re del mondo attraverso la debolezza e il sacrificio di se stesso? È davvero difficile da comprendere, ma è questo il messaggio del Vangelo di Luca. È necessaria una trasformazione della nostra immaginazione per vedere Gesù e per accogliere il suo regno alla rovescia. Il Vangelo di Luca si conclude mostrando Gesù e tutti i suoi discepoli riuniti insieme per consumare un pasto. Sono tutti scossi alla visione del corpo risorto di Gesù. Voglio dire, è ancora umano, ma è anche qualcosa di più. Aveva attraversato la morte e ne era uscito come primizia di nuova creazione, in grado di camminare e di parlare. Gesù dice ai suoi discepoli che presto avrebbe inviato loro la stessa potenza dall'alto che lo aveva sostenuto fino a quel momento, affinché
anche loro potessero essere testimoni efficaci nel diffondere la buona notizia del regno di Dio agli altri popoli. Dopo questo discorso, Luca scrive che Gesù fu rapito in cielo. È una gran bella uscita di scena, ma perché sparire in quel modo? Secondo l'Antico Testamento, il cielo è il luogo in cui si trova il trono di Dio. Si trova al di sopra di tutto. E in questo modo Luca mostra che Gesù è salito al trono come Re divino del mondo intero. I suoi seguaci rimangono a Gerusalemme, continuando ad adorare Dio e Gesù e aspettando l'arrivo di questa potenza promessa. Ed è qui che si conclude il Vangelo. Luca racconterà come riceveranno questa potenza e come diffonderanno la buona notizia in tutto il mondo. Ne parlerà nel suo secondo volume, il Libro degli Atti.